Salve a tutti e bentornati. Questa volta un tutorial abbastanza semplice sul candy wrapper, una forma tridimensionale che diventa un portachiavi. Per questo progetto ho deciso di selezionare confezioni di plastica che hanno il rosso come colore dominante, più qualche altro colore che comunque tende o si lega bene sempre al rosso. La base, identica per tutte le tessere, misura 5,6 x 12,2 cm. Servendomi delle finestre, seleziono le parti grafiche o di colore più interessanti. Con un taglierino e la base a fare da riferimento, ritaglio tutti i rettangoli di cui ho bisogno. Uno ad uno, piego i fogli di plastica per ottenere le tessere. Per comporre il portachiavi servono due sole righe da 8 tessere ciascuna. Complessivamente quindi servono 16 tessere. Inserisco una tessera nell'altra fino a completare la riga. Fatte le due righe, entrambe andranno chiuse e trasformate in anelli. Posso iniziare questa operazione solo sulla prima riga, mentre metto da parte la seconda, per il momento, perché bisogna pensare a come applicare il portachiavi metallico. Purtroppo, proprio a causa del ridotto numero di tessere, la chiusura risulta un po' faticosa. Ma la procedura rimane la stessa ed è stata spiegata dettagliatamente in un precedente tutorial. Bisogna solo insistere e avere pazienza. Come anticipato, la seconda riga ha bisogno di qualche attenzione in più, perché c'è da decidere come applicare la minuteria metallica. Per fare dell'oggetto che sto realizzando un portachiavi, devo inserire in qualche modo questo elemento. Si tratta di un anello per chiavi con diametro di 2,5 cm e una breve catenella che termina in un piccolo anellino. Ho deciso di servirmi di un secondo anello per chiavi più piccolo, con diametro di 1,5 cm, che farò passare attraverso le tessere grazie a due fori. È importante scegliere bene la posizione dei fori, per non avere poi problemi nella chiusura dell'anello e nelle cuciture. Per una questione estetica, i fori non verranno lasciati grezzi e a vista, ma saranno abbelliti e rinforzati con degli occhielli. Questi hanno un diametro esterno del gambo di circa 4 mm. Con un pennarello ho segnato sulle tessere la posizione dei fori. La distanza tra i due deve essere tale da permettere l'inserimento dell'anello da 1,5 cm e devono anche tener conto dell'ingombro degli occhielli. Con una pinza fustellatrice foro le tessere da parte a parte. Gli occhielli che ho a disposizione hanno un gambo troppo corto, pertanto non è possibile applicarli all'intero spessore dato da due tessere che si incastrano una nell'altra. Per risolvere il problema devo ridurre gli strati di plastica attraversati dall'occhiello. Ecco come. Disfo la riga fino ad arrivare alle tessere forate. Posiziono l'occhiello solo sulla tessera interessata, prendendo lo spessore minimo. Con l'apposita pinza lo applico. Come potete vedere, le tessere si possono inserire una nell'altra senza difficoltà, nonostante la presenza dei due occhielli. È importante ricostruire la riga rimettendo le tessere esattamente dove erano prima, altrimenti i fori potrebbero non allinearsi più. Quando la riga verrà chiusa in anello e poi cucita, i due fori si avvicineranno in questo modo. Adesso devo far passare l'anello attraverso i due occhielli. Inizio con il primo. Devo allargare bene la spirale dell'anello in modo da comprendere tutto lo spessore delle tessere.
ma una volta raggiunto il foro basterà ruotarlo per farlo passare, esattamente come si fa quando si inseriscono le chiavi. Tra gli occhielli avrei potuto far passare un anello di tipo diverso, come questi dotati di apertura, scegliendo tra forme varie. Finito con il primo, passo al secondo anello. Far passare l'anello attraverso i fori può richiedere un po' di impegno, ma è un'operazione fattibile. Alla fine ho scelto un anello per chiavi semplicemente perché dell'altra tipologia di minuteria metallica che vi ho fatto vedere non avevo le giuste dimensioni. Una volta inserito l'anello metallico, si procede alla chiusura della riga in anello, come già visto. Gli occhielli, per questa operazione, non danno alcun fastidio. Entrambi gli anelli devono essere chiusi su un lato quasi a formare una sorta di cupola. Prendo del filo di nylon da 0,2 mm e inizio la cucitura. Bloccata un'estremità con una clip, comincio a fissare dei punti testa a testa, passando nei tunnel delle tessere. La principale difficoltà qui è rappresentata dalle ridotte dimensioni dell'anello e dal poco spazio disponibile. Perciò bisogna continuamente tendere bene il filo ed evitare punti troppo lenti, se si vuole una cucitura ben fatta e compatta. Quando le due estremità dei fili si incontrano, annodo facendo 3-4 nodi. Poi con l'ago porto dentro il filo per nasconderlo. Infine taglio il filo in eccesso. L'anello su cui è stata applicata la minuteria metallica si chiude allo stesso modo. L'unica difficoltà in più è che bisogna fare attenzione a dove si passa con il filo ed evitare che si attorcigli sull'anello metallico. Per completare la forma tridimensionale, che un po' ricorda un uovo, bisogna unire le due parti realizzate in precedenza. Normalmente per cucire anelli ma anche righe zig-zag si utilizza una cucitura di piatto. In questo caso però, siccome le tessere faticano un po' a stare in posizione, è meglio usare la più robusta cucitura testa a testa. Anche qui è necessario tendere più volte e continuamente il filo con una certa energia, per ottenere punti saldi e compatti. Quando le estremità si incontrano bisogna annodare, con i soliti 3-4 nodi. Poi, con un ago lungo quanto basta ad attraversare l'intera forma, entro in corrispondenza dei nodi e cerco un'uscita sul lato opposto. Faccio passare entrambe le estremità del filo nella cruna. Tiro per nascondere nodi e filo all'interno. Per concludere non resta che applicare il portachiavi metallico. Apro l'anellino e lo inserisco nell'anello che sta sulla forma. In base alla minuteria metallica disponibile si possono fare scelte diverse, che riguardano il numero ma anche la posizione dei fori da fare sulle tessere. Potete vedere 3 varianti che ho realizzato con la minuteria metallica a mia disposizione. Il rettangolo base da 5,6 x 12,2 cm è presente nel PDF reso disponibile nella lezione 4 dedicata alle tessere. Sotto in descrizione trovate le istruzioni per ottenerlo. Inoltre vi ricordo che potete consultare la playlist dedicata al Candy Wrapper sempre qui sul canale Days, che raccoglie tutti i tutorial dedicati a questa tecnica.